Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Say I'm spending my money on other women, you taking money for someone else. Ciao a tutti ragazzi, avete difficoltà a suonare e a cantare contemporaneamente? Beh, te credo! Il video di oggi allora è proprio per voi, quindi mettetevi comodi, lasciate subito un bel like ed iscrivetevi al canale. Tanto se questo video vi farà venire l'ulcera per la noia, farete sempre in tempo a togliere l'iscrizione e a gettarmi nell'oblio. Ragazzi, ciao a tutti da Leonardo Vitacolonna, il vostro chitarra terapeuta di fiducia. Vi chiedo subito scusa per le mie doti canore che fanno veramente schifo, però spero di aiutarvi, soprattutto per quanto riguarda l'incastrare il cantato con la parte ritmica. Comunque bisogna subito chiarire una cosa, cioè per suonare e cantare contemporaneamente bisogna saper suonare, saper un minimo cantare. Solo allora si può provare a farlo insieme. Beh, in realtà bisogna essere un po' più precisi di così. Infatti si può essere sia chitarristi che un minimo cantano, che cantanti che un minimo suonano la chitarra. Poi ci sono pure quei fenomeni che sono sia cantanti fortissimi che chitarristi fortissimi. Mi viene in mente per esempio George Benson. Diciamo che questo video però è dedicato soprattutto ai chitarristi che vogliono canticchiare qualcosa senza perdersi. In tutti i casi servono determinate capacità. Le più ovvie sono tenere lo strumming a tempo con il movimento a pendolo, avere un discreto senso ritmico e riconoscere quindi i beat e dove si trova soprattutto il primo quarto, cioè l'1. E poi ovviamente essere un minimo intonati, cioè nessuno dice che dovete cantare come Michael Jackson, però ragazzi essere in grado di fare Do, beh sì. Quindi se vi mancano queste capacità vi consiglio vivamente di affrontarle separatamente, magari con un insegnante dedicato proprio a questo. Quindi l'obiettivo di oggi ovviamente non è cantare come Freddie Mercury, io non sono un insegnante di canto, ma è soltanto essere in grado di intonare e a tempo una melodia mentre state accompagnando con la chitarra. Fatta questa premessa, vediamo come lavorare per raggiungere questo risultato. Vi consiglio di iniziare con brani dal punto di vista ritmico molto semplici. Per ritmo intendo dire sia il ritmo dell'accompagnamento che il ritmo della melodia, perché anche la melodia ha un ritmo. Deve essere un brano del quale conoscete bene le parole, o al limite lo cantate con il famoso na 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 na, e del quale conoscete assolutamente gli accordi e dovete essere in grado di accompagnare questo brano in modo fluido, senza impicciarvi nel cambio degli accordi. La difficoltà di cui parlavo prima è basata sul fatto che, mentre l'accompagnamento di chitarra è sempre più o meno regolare e gira su cicli di una o al massimo due battute e parte sempre dall'1, viceversa, la ritmica della melodia è spesso molto irregolare e non è detto che parta dall'1, anzi a volte può partire prima o a volte può partire dopo. Iniziamo con un brano semplice tipo Knocking on Heaven's Door per fare un esempio e per lavorarci insieme. Allora, la prima cosa che dovete fare è mettere il brano e mentre lo ascoltate dovete contare e prendere nota di tutti i punti in cui attaccano tutte le frasi. Ve lo faccio sentire adesso. Ovviamente non metterò il brano originale perché non voglio che YouTube mi segui con il suo algoritmo maledetto e quindi mi ammazzerà per i copyright, quindi farò finta di mettere il CD cantandolo io. No, no, knocking on heaven's door. No, no, knocking on heaven's door. Perdonate il mio inglese penoso di schifo. Allora, penso che abbiate notato che ogni frase in questo caso attacca esattamente sul battere del secondo quarto e tra una frase e l'altra c'è un'intera battuta di pausa che va rispettata. Ok, mentre prima avevamo ascoltato il CD, anche se l'avevo suonato io, e adesso proviamo realmente a cantarlo senza ascoltare il brano, a schioccare le dita in questo modo, se non ci riuscite battete il piede, e contiamo i quarti, quindi rispettando mentre contiamo tutte le entrate. Quindi facendolo un pochino più lentamente sarà 1, 2, 3, 4, 1. No, no, knocking on heaven's door. 2, 3, 4, 1. No, no, knocking on heaven's door.
2, 3, 4, eccetera, eccetera. Ovviamente adesso per semplicità sto facendo soltanto il ritornello. Bene, quando questa cosa vi verrà, fate la stessa cosa sostituendo però lo schiocco di dita o il piede, se stavate battendo il piede, con una pennata verso il basso sulle corde tutte stoppate, in questo modo qui. 1, 2, 3, 4, 1. No, no, knocking on heaven's door. 2, 3, 4. No, no, knocking on heaven's door. Ok, raggiunto questo risultato, che magari richiederà un po' di tempo, iniziate a suonare sempre in questo modo stoppato, non più i quarti, ma gli ottavi, cioè dobbiamo soltanto raddoppiare. Se ci riuscite, provate anche ad accentarli in questo modo qui, forte piano. E proviamo a cantare la melodia. 3, 4. No, no, knocking on heaven's door. Eccetera, eccetera, eccetera. A questo punto siete pronti per aggiungere gli accordi, sempre che siete in grado di suonarli velocemente in modo pulito. Dovete suonare ovviamente gli accordi per la loro giusta durata, quindi avremo 2 quarti di Sol, 2 quarti di Re e 4 quarti di La minore. Poi il giro si ripete pressappoco uguale con 2 quarti di Sol, 2 quarti di Re e 4 quarti di Do. Se serve prendete anche nota di quale parola cade su ogni accordo. Per esempio il Re arriva esattamente quando diciamo la parola knocking, mentre il La minore e il Do maggiore arrivano un attimino dopo che diciamo la parola door. No, no, knocking on heaven's door. Finalmente, quando questa cosa vi verrà, anche suonando soltanto una pennata per quarto, e provate poi a suonare e a ritornare a fare gli ottavi, cioè no, no, knocking on heaven's door. Allora, dopodiché potete aggiungere il ritmo vero e proprio. Per questo pezzo possiamo fare un classicone che è questo qui. Oppure fate il ritmo che siete abituati a suonare su questo pezzo. Tanto il presupposto era che voi sapevate già accompagnare questo brano. Allora, per quanto riguarda il ritmo, la faccenda si può complicare o viceversa può essere semplificata, perché il ritmo, nel momento in cui voi andate ad accentare il 2 e il 4 in questo modo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, praticamente imita un pochettino il suono della batteria, dove sul 2 e sul 4 cade il rullante, no? Tunz, pa, che tunz, pa. Quindi questa cosa qui, se vi viene naturale, dovrebbe aiutarvi a capire dove vi trovate, quindi riuscite a percepire meglio l'uno senza dover contare. Comunque in questo caso era tutto abbastanza semplice, perché la melodia era ritmicamente molto semplice, basata sugli ottavi, e gli ingressi erano sempre sullo stesso punto, cioè in battere del 2. Ma non tutti i pezzi hanno la melodia che inizia in questo posto. Per esempio, una melodia potrebbe iniziare sul battere del primo. Per esempio, sitting in the morning sun, I be sitting when the evening is come, watching the ships rolling in, then I watch them roll away again. Oppure potrebbe iniziare prima. 1, 2. When the night has come and the land is dark. Poi un'altra difficoltà nel suonare e cantare contemporaneamente la incontriamo quando cantiamo delle sincopi di sedicesimo. Senza farla troppo lunga con spiegazioni teoriche, le sincopi di sedicesimo non sono altro che tutte quelle note che cadono quando noi daremmo la pennata in su praticamente, cioè queste qui, sentite? Ta, 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 ta. Praticamente stiamo suonando il secondo e quarto sedicesimo. Allora, sembra una cosa molto strana, in realtà moltissime melodie hanno delle sincopi di questo tipo. Mi viene in mente per esempio stare insieme a te è stata una partita, va bene, ha vinto tu, ta 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 ta. È ovvio che se non siete in grado di scandire una melodia in questo modo qua, schioccando le dita, poi quando ci andate a suonare sopra risulterà sempre qualcosa di un po' impiastricciato. Allora, questo pezzo qua, bellissimo ricordo della mia infanzia, Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti, è un esempio di sincope. Noi non ci facciamo caso, ma nelle melodie è pieno di questa roba qua. La difficoltà è cantare appunto questi spostamenti però rimanendo dritti.
perché tutte le note che sentivate spostate praticamente cadevano nel momento in cui io risalivo su con la pennata, però io in quel momento stavo accentando le pennate in giù. Ta 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 ta. Proviamo a farlo stoppando le corde a vuoto e pronunciando soltanto la sillaba ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Per esempio, questo è un ottimo esercizio di indipendenza tra voce e ritmica della mano destra. Mentre cantiamo questa melodia ci verrebbe molto più spontaneo seguire con l'accompagnamento la ritmica che facciamo con la melodia, cioè fare una cosa del genere. Ta 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 ta. Non è così, cioè nel senso l'accompagnamento non può fare questo. Stare insieme a te è stata una partita. Non si può sentire, quindi dobbiamo rimanere dritti e mantenere il beat costante, mantenere le pennate verso il basso costanti. Per fare questo, quindi, fatevi proprio questo esercizio. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ovviamente ci vorrà molto tempo per imparare queste cose, quindi vi darò anche un altro pezzo per interrompere la vostra routine. Cantiamo mentre suoniamo il riff di fiati del fantastico pezzo Rhythm and Blues di Sam and Dave, Hold On, I'm Coming. Pa 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 pa. Come avete sentito, questo riff è tutto spostato rispetto alle pennate in giù e poi è veramente una bomba, ragazzi, quindi unite l'utile al dilettevole. E anche per oggi vi ho detto tutto, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, scrivetemi nei commenti se vi è tornato utile, ma voglio che mi scriviate soprattutto una cosa: qual è il vostro chitarrista cantante preferito? Io non saprei da dove iniziare, ce ne stanno tantissimi, la maggior parte dei chitarristi che ho ascoltato e che ascolto tuttora cantano tutti, ragazzi, anzi no, la maggior parte, cantano veramente tutti. Lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto prima, attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta e condividete il video con tutti gli altri appassionati di chitarra. Se i vostri amici chitarristi hanno bisogno di un chitarra terapeuta, sapete da chi mandarli. Ciao ragazzi, a presto!